Buongiorno. Buongiorno, ma che buongiorno? Oh, finalmente ti svegli. Oh, ma che te strilli? E poi quanto ho dormito? 10 anni? Sì, anni, sono 6 mesi. Mesi? Ma come mesi? E poi mi ricordavo di essere sveglio. Guarda che l'ultima cosa che hai detto è stata: se la Roma perde la Champions per un punto io svengo. E infatti si è crollato come un pupazzo di neve a Ferragosto. Ah già, Champions è il quinto posto. Mi ricordo solo dolore e poi niente. Sei andato in sonno carcistico e non ti sei più ritestato, zero, manco coi rigori da nazionale. Ok, allora fammi capire. Io mi addormento per una sconfitta e mo che siamo tipo decimi? Che è successo? Forse è meglio se ti siedi. A parte che sono già seduto, ma poi questa cosa non mi piace, eh? Di solito sono solo disastri. A Roma è prima in classifica. Come? Oh, te lo sto a di prima. Cioè, aspetta un attimo, ma che è successo? Sicuro che non ho dormito anni? Ma chi c'era? Ranieri, De Rossi, Mourinho, Abraham si è ripreso, Smalling corre ancora, hanno comprato Mbappé. No, il colpo più grande è stato un altro. E cioè? Panchina c'è Gasperini. Ah, aspetta però, Gasperini dall'Atalanta alla Roma? E mo siamo pure primi? È esattamente quello che te sto a di. Ok, mi sa che mi devi aggiornare su tutto. Forza, raccontami. Certo, ma prima leggi questo messaggio, va. Chiede al solito Fredkin. No, è il Giampierone nazionale. Oh, ma allora lo leggo subito. Allora, innanzitutto ringrazio tutti i tifosi per questo affetto incredibile. Sognare lo scudetto è possibile, ma è ancora più facile lasciando un like e iscrivendosi al canale, attivando la campanella per non perdervi nessun altro video, shorts inclusi. E inoltre commentate col prossimo fan che vorreste nei video. Scusa, ma sta roba che... È perfetta così, non facciamo domande e iniziamo. Ok, quindi 6 mesi fa ero a terra, letteralmente, a Roma fuori dalla Champions, per un punto, io ho svenuto, ripartiamo da lì, che è successo? È successo che abbiamo toccato al fondo e abbiamo cominciato a scavare. Ah, quindi un disastro totale. Guarda, con tutto l'amore che provo, a Roma 2024-2025 è stata peggio di Homer Simpson in palestra. In che senso? Beh, in panchina c'era De Rossi. Ah sì, il nostro Deder, il capitano, l'idolo. I miei risultati erano tipo bella prestazione ma 0 punti, buona gara ma perdemo, dominati ma con stile. Vabbè, il classico, no? Cioè... Poi è arrivato Juric. Ah, giusto, poi lui aveva portato Grinta, no? Sì, peccato che la Grinta l'ha portato solo a Trigoria, in campo invece 0. Ma come? A Roma cambiava allenatori più di come Spinazzola cambiava fasce. Ah sì, me lo ricordo sta roba, panico totale. Sì, infatti la classifica sembrava la lista di serie del Laziale, Roma in basso. Ed ecco qui che entra in scena Oh zio. lo zio Claudio. Lo zio Claudio, in un mondo dove tutto sembrava perduto, un uomo, una leggenda, un tifoso vero, ha risposto alla chiamata. Mamma mia, se mi ci hai messo sto per piangere. Ranieri torna a novembre e accetta per l'amore della Roma, con calma di un nonno ma la cattiveria tattica di un giovanotto. Oh, adoro. E inizia a rimonta, pianissimo, silenzioso, come quando provi a non svegliare tua madre di notte. Dal 12° posto, giusto? Esatto, e pian piano, boom, vittorie, punti, rimonte. Ah, vedi, ancora non ci credo che siamo risaliti. Altro che, rimonta pazzesca, dal 12° al 5° posto. Ma questo uomo è magia. Ma arriviamo a un punto da Champions. Oh no, un punto. Ok, ci sto. Mi ripiglio. Oh, quella Roma era come vince un Grammy, eh. Gigantesco. A fine anno Reni si presenta e dice: missione compiuta, ora basta, mi ritiro davvero. No, come zio Claudio salutato? Ma io dormivo poi. E appunto, lui si ritira definitivamente e fa tipo il dirigente, ma prima lascia un nome alla società. Ma chi? Giampiero Gasperini. Oh, e qui cambia tutto, eh. Altro che, e qua inizierà la tua seconda crisi cardiaca. Ok, quindi Ranieri si ritira e ci lascia Gasperini. Ma come avviene sta roba? Letteralmente in famiglia, è stato zio Claudio a consigliare al Fredkin. Vabbè, Ranieri che ti consiglia un allenatore è come nonna che ti consiglia il medico di fiducia, firmi alla cieca. Infatti i Fredkin hanno detto: se lo dice Claudio è legge, non proprio così. E lui? Arriva giugno, presentazione dei Gasperini, sala piena di tifosi, emozionati, giornalisti pronti. Prima fase che dice: a Roma non è da Champions. Ma come, è pazzo? Un boato, lì in quel momento i 100 romanisti hanno avuto le palpitazioni. Ma come si fa a presentarsi così? Gasper è così, sincero, diretto, tipo il professore che ti dice: tu l'esame non lo passi il primo giorno. Ma quindi panico totale? Ma no, peggio, i messaggi dei tifosi erano tipo: ah Gasper, almeno famo 3 gol a partita. Senti, se non siamo da Champions, almeno fa morire. Dai mister, basta che non ci fai comprare un altro codesto rotto. Ah, vedi? In tutto questo comunque Gasperini arriva e porta subito il suo stile. Pressing? Pressing, gas, uomo su uomo, correre sempre.
sempre. Quindi come l'Atalanta però con più infarti. Descrizione perfetta, su Roma è iperaggressiva, terzini che diventano ali che diventano centravanti che tornano in difesa, difensori che si ritrovano a fare colazione nella metà campo avversaria. Ah, che caos meraviglioso. Esatto, e lui lo chiama ordine dinamico. Che sarebbe? Prendi 11 giocatori e speri che capiscano dove andare. Ok, quindi Gasperini arriva, spara a bomba da Champions, fa correre la squadra come se dovesse consegnare pizze e poi? E poi inizia la stagione vera, e lì te voglio vedere. Ok, ma dopo tutto sto caos avremmo fatto un mercato serio, no? Serio sì, ma sempre alla romanista. Quindi? Una via di mezzo tra ci proviamo e vediamo che succede. Allora, primo colpo Cameron Bailey, trequartista dell'Aston Villa. Ah, trequartista, finalmente un cervello dietro le punte per sostituire Dybala che si rompe in 2x3. Sì, peccato che al cervello ancora deve capire dove si gioca, Premier, Serie A, Conference, si sta ambientando il ragazzo. Classico, noi prendiamo sempre chi ha bisogno di Google Maps. Poi Ferguson, preso in prestito dal Brighton. Ah, ci sta, giovane, potente. Sì, peccato che Gaspo faceva correre così tanto che a un certo punto ha chiesto il cambio dal campionato. Perfetto, un attaccante che gioca come un mediano, proprio quello che ci serviva. Poi arriva Arena, giovane talento da Pescara per 1 milione. 1 milione? Ma per un giovane è tantissimo, deve essere fortissimo. No, promettente, che per la Roma significa lo vediamo da 3 anni in prestito alla Ternana. Classico. E Rubini va in prestito alla Samp. Ah, vivaio romanista, come sempre li cresciamo per poi farli giocare dagli altri. Abram torna al Milan e lo rispediamo subito al Besiktas. Ah, quello tassativo, Shomurodov invece all'Istanbul Basaksehir. Che avevo fatto il mercato di Turchia. Però mi sembra tutto troppo tranquillo. Dove sta il dramma di mercato? Beh, c'è stava il dramma di Dobbik. Ah, vedi, ci sta lui. Allora, recapitoliamo. Dobbik voleva partire, a Roma voleva cederlo, Gasperino lo voleva proprio vedere. Quindi se n'è andato. No, Ma come no? è rimasto. Ma perché? Perché il mercato romanista è come una puntata lunga dei Simpson. All'inizio sembra chiaro, poi succede il caos e alla fine tutto torna come era prima. Ma quindi tutto sto marasma Dobby che è rimasto lì dove era? Esatto, lui, la sua faccia è un po' confusa, è la panchina. Quindi nel mercato 2025 c'è stato qualche acquisto, qualche addio, qualche prestito. Cioè praticamente una telenovela che manco Beautiful. Perfetto riassunto. Ok, però ora dimmi la verità, come siamo messi veramente in campionato? Risiediti, Ancora, già seduto. allaccia le cinture E allacciamo sei cinture. e preparati psicologicamente. A Roma, eh? Prima, ma allora era vero? Sì! A Roma prima, che sogno. Sì! Ma proprio sopra tutti? Sopra tutti. Aspetta però, a pari punti con? L'Inter. Ah ecco, però è comunque assurdo, cioè portatemi un aerosol che mi sento male. La prima giornata Bologna-Roma 0-1. E già qua è fantascienza, Dopo 11 giornate, 8 vittorie, 3 sconfitte, 24 punti. 24 a novembre, noi. Sì, Gasperini praticamente è entrato a Trigoria e ha acceso il modo carriera. Ma è legale sta roba? Certo, se vuoi ti spiego anche vittorie importanti. Certo, dimmi. Contro la Lazio, Ah, il derby, sì. poi il Pisa. Ah, 3 punti e una torre pendente che è rimasta pendente. In casa abbiamo battuto Verona, Parma e Udinese. Ah, casa nostra è casa nostra, come giusto che sia, almeno per quest'anno. Ma le 3 sconfitte invece? Beh, Inter, Ok, quella me l'aspettavo. Torino Aia. e Milan. Ecco, vabbè, ogni tanto ci ricordiamo che dobbiamo soffrire, no? E Roma di Gasperini gioca bene, segna, corre, pressa, ma dice comunque ti fa soffrire. Beh, normale. E beh, perché sennò che Roma è, no? Esatto, se non soffri non godi, è una regola. Questa frase detta da un romanista ha un significato diverso, sai? Io so. Comunque assurdo, Roma prima. Devo tipo stampare la classifica che mi ha incornicio. Aspetta, incornicià. No, a incornicio proprio. Fammela godere finché dura. Ah, allora fai bene. Ma invece in Europa com'è? Stiamo dominando anche lì, no? Ma che te ridi? Perché in Europa League giochiamo come se fosse un amichevole da giovedì. Ah, perfetto, quindi alcune tradizioni non si toccano ancora. Con la nuova formula siamo tutti in un unico girone e la Roma è Dai, dimmi almeno che siamo tra i primi. 18esima. 18esimi? Oh, ma la Roma è già un miracolo, siamo dentro i playoff. Vabbè, olè. Comunque non è tutto male, eh? Ha vinto contro il Nizza, contro i Rangers. Allora forza Roma e forza Scozia. No, non funziona proprio così. Poi però Lille Aia. e Victoria Pilsen. Appunto. Cioè, siamo l'unica squadra che perde pure contro la gente che manco trovi su Google Maps. Il problema è semplice. In campionato corrono come indemoniati. In Europa camminata da passeggio da giovedì sera. Ma Gaspi che dice che sta roba? Ma secondo me a un certo punto ha aperto la lavagna tattica, ha scritto tipo boh. Sarebbe il classico, sì. Comunque tranquillo, basta restare le prime 24 ore e poi miracolo di primavera. E a maggio siamo in finale. Oh, eccolo, mo ci stiamo, è tornato al romanista. Quindi ricapitolando, la Roma è prima in classifica. Esatto. Mamma mia, me lo dovete ripetere all'infinito. Non ci sto proprio a chiedere. Chiamate Ranieri, chiamate Gasperini, chiamate pure il Popone se necessario, perché io sto per piangere.
Sì, però c'è sempre quel problemino dell'Europa League. Vabbè, recupereremoli, ma che vada, molliamo, che se ne frega, mamma mia. Sì, beh, 18esimi. Vabbè, ma va bene anche se arriviamo ai Lo 16esimi. dici tu. Poi l'importante è essere sopra sto Victoria Brüzen. E invece siamo sotto. Vabbè, raga, a sto punto dimentichiamoci dell'Europa League e godiamoci tutto sto campionato, dai, Roma, dai! Almeno finché dura. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare un bel like e iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdervi nessun video, shorts inclusi, mi raccomando. Chiedo come al solito scusa per il mio accento romanesco, è quello che mi viene purtroppo. E noi ci vediamo come al solito mercoledì e venerdì con altri 2 nuovi video lunghi e tutti gli altri giorni con un nuovo shorts. Mi raccomando, commentate con il prossimo fan. Bella raga, ciao! E dagli Roma, dagli!